Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale Metodo Easy Tennis Play. Oggi vi voglio parlare del chop e della palla corta di diritto, quindi chop di diritto, il backspin di diritto oppure e anche la palla corta di diritto. Per il chop di diritto, il backspin oppure slice di diritto, ci sono due fasi importanti: la fase di attacco, la fase del cambio del ritmo o della risposta, e la fase di recupero. Allora, per la fase di recupero l'impugnatura del chop deve essere leggermente verso il rovescio, quindi deve essere più o meno l'impugnatura eastern di rovescio, la eastern di rovescio. Perché? Perché siccome vado in recupero significa che io impatterò in ritardo, che non impatterò mai qui. Arrivo in recupero, devo recuperare una palla con questa impugnatura e faccio questo. Ok, quindi arrivo in ritardo, l'impugnatura deve essere la eastern di rovescio. Perché la eastern di rovescio? Perché, come ho detto prima, la palla andrà colpita, sarà colpita dietro, leggermente indietro, guardate, più o meno qui, perché arrivo in ritardo, quindi mi devo allungare e fare questo. Se avessi avuto questa impugnatura del diritto o a martello, guardate, il polso non riuscirebbe a flettersi per aprire il piatto corde e fare il chop. Quindi con questa impugnatura basta che vado dall'alto verso il basso, il polso sta dritto, quindi ho tanta potenza nel polso e faccio il chop, il backspin. Quindi questo backspin, questa impugnatura si usa nel backspin in fase di recupero. L'altra impugnatura è l'impugnatura a martello, quindi non la continental ma a martello. Vi consiglio di girare l'impugnatura leggermente verso il dritto, ok? Così, in tal modo che quando fletto il polso sarà sempre solido, sempre forte. Allora, cosa bisogna fare? Prendiamo la fase di risposta, quindi si deve rispondere in chop. Vi consiglio nella fase di risposta di non cambiare l'impugnatura se non avete un'impugnatura estrema, se non avete l'impugnatura la semi western o la western o la full western, no? Cercate di non cambiarla. Invece se avete l'impugnatura semi western, western oppure full western, dovete cambiare l'impugnatura. Quindi per coloro che devono cambiare l'impugnatura per fare il chop devono arrivare almeno all'eastern di diritto, quindi un chop, un backspin buono, molto incisivo, si può fare con l'impugnatura la eastern di diritto. Quindi aspettando, passo, saltello, cambio l'impugnatura e vado in avanti con questa impugnatura. Un'altra cosa importante: cosa fa il polso durante il backspin con un'impugnatura e con l'altra. Quindi quando abbiamo questa impugnatura, la eastern di rovescio oppure la eastern di diritto. Nella fase di recupero, quando si utilizza l'impugnatura la eastern di rovescio, il braccio si stende e va mosso molto il polso, guardate, perché il braccio è già disteso in avanti, non avremo forza in fase di recupero di giocare con la spalla. Ok, quindi in questo modo, in questa fase, la fase di recupero, mi devo stendere il braccio e tagliare la palla muovendo il polso. Ok, nella fase di attaccare, di cambiare il ritmo della palla con questa impugnatura, quindi giro e trovo l'impugnatura, la eastern di diritto adesso, non più di rovescio, devo avere il polso fermo, ma devo giocare
il chop con l'estensione del braccio. Quindi mi preparo, faccio finta di fare il diritto, cambio l'impugnatura qui, ok? Dopodiché il polso rimane fermo e vado dall'alto verso il basso, vedete? Stendendo il braccio, e il polso si deve muovere per l'inerzia, deve tra virgolette scappare alla fine, ma durante l'impatto il polso rimane fermo perché devo dare direzione e profondità al mio backspin, al mio chop, con l'estensione del braccio verso diagonale o verso lungolinea. Quindi una cosa importantissima nel chop, nel backspin in fase di attacco, di cambiare il ritmo della palla, è che il polso con l'impugnatura eastern di diritto rimanga flesso indietro e fermo durante l'impatto con la palla. Io dovrò soltanto andare incontro alla palla. Il chop si gioca sempre in open stance, quindi mai fare il chop così. Quindi vado open stance, quindi mi appoggio sulla gamba destra, impatto, stendo il braccio poi verso dove devo tirare la pallina, lasciando il polso libero dopo. Quindi il polso durante la fase di accelerazione non si muove. Nel finale, tra virgolette, deve scappare, deve essere libero. Quindi nel backspin di diritto, chop di diritto, si usa il peso del corpo, quindi mi appoggio sulla palla, e l'estensione del braccio, e non si utilizza il polso. Il polso deve rimanere spesso fermo in questa fase di attacco o di cambiare il ritmo del gioco. Nella fase di recupero, quindi quando devo recuperare, mi devo stendere, devo cambiare l'impugnatura perché l'impatto con la palla sarà sempre un pochettino dietro e devo avere l'impugnatura la eastern di rovescio. Per quello che riguarda la palla corta, il drop shot, ho visto in giro che tanti tennisti amatori cambiano l'impugnatura e arrivano quasi continental e fanno questa palla corta, palla alta, quindi non una palla di recupero, una palla un pochettino più alta, e fanno questo e la palla va sempre leggermente alta. Allora, la palla corta quando si fa? Quando è molto più semplice farla, si può fare quando volete, però la cosa migliore è che la palla corta si faccia mentre la palla sale, con l'impugnatura del diritto. Anche se l'impugnatura è la semi-western di diritto, dovrò mantenere questo, prepararmi e insieme con il tronco vado avanti e ruoto la mano. Ok? Questa è l'impugnatura semi-western di diritto. Con l'impugnatura eastern o strong eastern, quella di Roger Federer, mi devo preparare, faccio finta di tirare e poi insieme al peso del corpo vado in avanti e accompagno la pallina con il polso. Quindi nella palla corta non utilizzate mai il braccio, ma utilizzate il polso. Quindi il braccio più o meno, se arrivo bene sulla palla, rimane un pochettino piegato, però devo ruotare la mano, devo accarezzare e accompagnare la pallina con la mano e col peso del tronco. Questo tipo di palla corta è quando la palla rimbalza, quindi sto nella direzione della palla, la palla rimbalza durante il palleggio, durante la risposta. Mentre faccio la risposta potrei fare una risposta a palla corta, quindi mentre la palla sale io devo fare questo. C'è anche la palla corta che arriva molto, che devo fare la contro palla corta, quindi devo andare molto in avanti e la devo cambiare l'impugnatura, visto che prenderò la pallina molto bassa, devo cambiare l'impugnatura e arrivare sempre con la eastern di rovescio, questa, e fare la palla corta. Come do profondità al chop, quindi come scelgo
di tirare un chop più profondo o più corto. Come scelgo di giocare in diagonale o in lungolinea? Facendo questo, quindi sempre con l'impugnatura, questo solo nella fase di attacco o di cambiare ritmo, non nella fase di difesa. Allora, come do profondità? Dopo la preparazione io devo fare questo, devo stendere il braccio. Quanto stendo il braccio dopo l'impatto con la palla mentre faccio il passo in avanti, tanto profonda va la pallina. Se il movimento è corto, col polso ovviamente sempre fermo, la pallina va un po' più corta. Quindi il movimento più ampio do più profondità, il movimento meno ampio do meno profondità. Questo anche a seconda della palla in arrivo, non è sempre uguale, nel tennis non è mai una cosa fissa, no? È tutto variabile, quindi cerchiamo di avere soltanto una variabile, la pallina. Noi dovremo avere delle cose costanti, quindi di fare più o meno sempre la stessa cosa. Come do direzione alla palla? Dove dopo l'impatto con la palla stendo il braccio, là va anche la pallina. Se dopo l'impatto con la palla stendo il braccio verso il basso ma anche verso diagonale, la pallina va verso diagonale e viceversa lungolinea. L'impatto stendo verso lungolinea e la palla va verso lungolinea. La stessa cosa anche con la palla corta. Dove vado con la testa in racchetta dopo l'impatto, là va anche la pallina. Cercate sempre di giocare la palla corta dall'alto verso il basso, quindi non scendete prima con la racchetta per fare questo. 1 e 2 diagonale, 1 e 2 lungolinea. Grazie per la vostra attenzione. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play, mettete mi piace al video se vi è piaciuto ovviamente, attivate la campanella per farvi arrivare la notifica dei nuovi video. Ci vediamo al prossimo video, ciao!